Vai in moto in inverno? Hai sempre freddo alle dita e Ma perché faccio ancora queste robe? Ciao ragazzi, allora un'azienda Chemimoto mi ha mandato materiale tecnico per l'inverno, ovvero guanti e calze riscaldate. Ringraziamo Chemimoto Japan. Cercherò di spiegarvi bene come funzionano. Allora, ragazzotti, ve li faccio vedere un po' più da vicino. Allora, questa è la batteria, quindi la inseriamo all'interno di questa tasca, attaccandola al cavo, e qualitativamente non sembrano neanche tanto malvagi. Qua mi dà una marca Lim-Dry, che dovrebbe essere lo strato repellente, e 3M, che è quello che isola dal freddo. Abbiamo delle protezioni sia semirigide che rigide. Qui questo strato per grip sulla manopola, e per essere comunque dei guanti invernali non sono neanche tanto ingombranti. La batteria può dare un pelino di fastidio quando la si indossa, ma nell'uso quotidiano non dà grossi problemi. Ha sia l'indice che il pollice che il dito medio touch, e sul guanto sinistro abbiamo pure il bagaglino per pulire la visiera, cosa non scontata. Siccome vi voglio bene, ho pubblicato una storia su Instagram e ho chiesto di farmi delle domande, o perlomeno chiedervi se volevate sapere qualcosa in particolare. E vi ringrazio perché ne sono arrivate abbastanza. Per esempio, quanto impiegano per caricarsi? Allora, le ho messe in carica con l'apposito caricabatterie, che vi faccio vedere. Questo è il caricabatterie, c'è solo presa a casa, non si possono ricaricare in moto. Sfiliamo e inseriamo. Ok, per caricare ci vogliono all'incirca 3-4 ore. E giustamente l'altra domanda era quanto durano. Dipende dalla modalità che utilizziamo, perché ci sono 3 modalità. L'accendiamo una volta e diventa subito rosso, un'altra, ed è la modalità più potente, all'incirca 60 gradi con una temperatura ambiente sui 25. Blu medio, all'incirca 50 gradi. Verde è il livello più di riscaldamento più basso, che è all'incirca 40 gradi. E lo ripremiamo e si spengono. Quindi li ho provati soltanto a bomba e riscaldano veramente tanto, soprattutto sul dorso della mano e le dita, e mi sono durati all'incirca 3 ore e mezzo. Immagino che con un uso un pelino più parsimonioso possiate fare la giornata di utilizzo. L'unico problema, esatto, che poi eventualmente per ricaricarli avrete bisogno di questa presa. Avrei preferito forse un attacco alla moto, ci potrebbe forse ingegnare qualcosa, ecco. Allora, una volta indossati, sì, sono pur sempre dei guanti invernali, però non sono neanche tanto ingombranti. Non dà fastidio questa protezione alle nocche. Questo è, diciamo che semirigido, questo è rigido, ma il comfort di guida per essere guanti invernali va più che bene. Giustamente l'altra domanda era, tra questi guanti e le manopole riscaldate, cosa preferisci? Allora, secondo me sono cose differenti. Perché? Perché la manopola ti riscalda soltanto il palmo della mano. Questi ti riscaldano sul dorso e le dita. Quindi, se abbinate, avremo sicuramente un risultato migliore. Allora, ho appena finito di utilizzarli con 9 gradi e avevo le manopole riscaldate a bomba. Hanno tenuto caldo e hanno riscaldato. Non sono riuscito a provarle sotto la pioggia. Da 2 settimane che ce l'ho, stranamente non ho fatto un giorno di pioggia, sempre così. Però vediamo di fare una prova homemade. Adesso sappiate che se esplodo... Ah! Se esplodo mi avrete sulla coscienza. Cioè, per beccare tutta quest'acqua, ragazzi, dovete capitare sotto un nubifragio. Non si sono impregnati d'acqua. Figata. Test antipioggia superato. Cioè, ma ti sembra normale che io debba fare queste recensioni così, tipo da casalinga? Va bene, va. Già mi sta bruciando la mano che l'ho riscaldata in manetta. Tenuta all'acqua, promossa. Giustamente adesso l'esterno è umidiccio, però l'interno
Sì, è rimasto asciutto. Allora, a questo punto non mi resta altro che dirvi cosa. Ah, il prezzo. Mi hanno mandato il link e il link sta sui 140 euro se non sbaglio. Probabilmente avrò un codice sconto che vi darò qui in descrizione. Altre cose, aspetta, devo dire un'altra cosa importante, ma ovviamente mi sono dimenticato perché Federico tu non hai la testa. Per quanto riguarda la taglia abbiamo 3 misure, io ho la L, la mia mano penso sia normodotata. Quindi comunque sempre su Amazon c'è il link per misurarsela la mano. Quindi la domanda è, Federico, li compreresti? Se pensi di utilizzare la moto d'inverno, nonostante le manopole riscaldate, sì. Infatti Andrea probabilmente li comprerà perché lui la mattina utilizza la moto per andare al lavoro. Ah sì, il GS con le manopole riscaldate, ma l'Edita ci gioca poi a Shanghai. Si chiama Shanghai, penso di sì. Mi raccomando, iscriviti, guai te se non lo fai, ti fracchio. Se avete altre domande, sapete dove scriverle. Per il resto, mi raccomando, tante belle cose e vi voglio bene abbastanza. Cioè, io ogni volta, quando dormo, penso sempre a tante di quelle cose da dire. Appena mi metto te davanti, dislessi. Ciao ragazzi!